Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi in maniera dettagliata come installare un forno elettrico, ovviamente da incasso. Quindi non perdetevi neanche un secondo e vi ricordo per favore, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate mi piace. Ok, il forno è sballato, ho lasciato giusto il polesterolo sotto, così nel caso dovessi girarlo o strisciarlo non graffio il pavimento. Ok, io utilizzo sempre questa tipologia di asciugo qui perché è ottima. Lascio sempre comunque qui in alto il link per accedere al sito e lì trovate appunto il link per comprare questa spina su Amazon. Adesso colleghiamo, quindi inseriamo prima questi cavi qua dentro, questa è la prima cosa da fare. Allora, la prima cosa che faccio è collegare la terra. Ok, la terra sempre al centro, il blu e il marrone potete anche invertirli, non cambia niente. Li attorciglio così li accorcio un pochino, così ci stanno bene dentro la spina e la fissiamo qui dentro. Ok. Ok, il forno è pronto per essere installato. Adesso lo porterò fino alla cucina, lo trascinerò per terra, visto che sotto ho il polesterolo, e vi farò vedere come installarlo. Allora, questo è l'incasso. Io ho già tolto il forno vecchio, ho già dato una pulita. Vi consiglio, se non siete molto esperti, di togliere questo cassetto qui, perché altrimenti quando inserite il forno rischiate di strisciarlo, di strisciare qui e graffiarlo. E capita spesso, quindi togliete via il cassetto così siete più sicuri. Niente, adesso avvicino il forno e lo inserisco dentro. Allora, se siete in due, che sarebbe la cosa migliore, mentre uno solleva il forno, l'altro attacca la spina. Se invece siete da soli, come capita spesso a me, io faccio così, praticamente prendo questa e la metto davanti, no? Sollevo il forno e poi tenendolo inclinato, ehm, attacco la spina. In questo caso io la presa della spina ce l'ho giù, quindi dovrò far scendere il cavo qui, dovrò farlo scendere qui giù e collegarlo da sotto, ma il più delle volte è collegato lì sul muro. Quindi ho inserito il cavo, adesso sollevo, allora avvicino ancora un po', ok? Adesso sollevo il forno e vado ad appoggiarlo qui. Fate molta attenzione a non graffiare il cassetto, come vi dicevo prima, vi conviene toglierlo direttamente a questo punto. Quindi adesso sollevo il forno e appoggio piano piano, lo appoggio piano piano sulla base. Ok, per sicurezza vi conviene prendere il cavo e muoverlo un po', così da farlo scendere bene giù. Allora, prima di fissare il forno, sarebbe il caso di verificare che sia in bolla. E questo perché? Vi faccio un esempio. Mettiamo caso che stiamo cucinando una pizza, no?
Se il forno è sbilanciato sul lato sinistro, il condimento della pizza andrà sicuramente di più sul lato sinistro, quindi la cottura varierà proprio in quel punto lì. Quindi potrebbe capitarvi che magari la pizza vi viene più cotta sul lato destro e meno cotto sul lato sinistro perché era la parte più umida. Quindi è molto importante che il forno sia in bolla. Quella è l'unica cosa, a discapito magari dell'estetica, perché magari lo mettete in bolla e poi magari avete un po' più di spazio qui e magari ne avete meno qui, ma questo dipende dal fatto che magari l'antina è scesa un po' col tempo, che può capitare anche questo, però è molto importante. Quindi io utilizzo questo piccolo attrezzo che trovate sempre su Amazon, costa una sciocchezza e lo trovate sempre nel sito di riferimento, c'è qui il link, nel sito che vi dicevo prima. Quindi verificate che sia in bolla sia così che mettendolo così. In sostanza la bolla deve essere esattamente al centro in entrambi i casi, sia così che così. Se avete necessità di mettere in bolla il forno, appunto per sollevarlo da un lato o dall'altro, potete utilizzare queste, non so se possiamo chiamarle listarelle di legno, le trovate al brico, no? Sono molto sottili, ne potete mettere anche due insieme o tre, dipende da quanto volete sollevarlo, e le inserite da sotto, no? Le inserite proprio da sotto qui, così. Sollevate un po' il forno e gliele infilate sotto. Una volta fatto questo, una volta che siete sicuri che il forno è in bolla, allora a questo punto non vi resta che fissarlo. Se il forno di prima non vi dava problemi di cottura ed era tutto a posto, potete riutilizzare gli stessi fori che sono presenti sul legno, no? Quindi riutilizzate gli stessi fori. Prima di mettere, ehm, prima di mettere le viti dovete applicare questi cosini di plastica che sono già presenti nelle istruzioni dell'elettrodomestico. Glieli mettete su un incastro, serve appunto per non rovinare lo smalto, e a quel punto mettete la vite, no? Inserite la vite, la puntate nello stesso foro e avvitate. È molto semplice. Se invece non era in bolla quello di prima, avete dei dubbi, avete visto che adesso i buchi non coincidono più con i fori vecchi, vi basterà semplicemente inserire la vite e con un cacciavite avvitare. Questa è una vite autofilettante, quindi fa automaticamente da sola il foro all'interno del legno.